Abbiamo fatto festa? Beh dai, nessun problema, lo sappiamo che qui siamo super easy. Però forse, un piccolo consiglio dal nostro super chef chetogenico Gianluca Comai, beh, possiamo ascoltarlo. Ciao Gianluca. Ciao, ciao Cristina, ciao a tutti, buongiorno Allora, e cosa abbiamo buon anno a tutti. buon anno. Cosa abbiamo fatto durante queste feste? Abbiamo fatto una cosa giusta, abbiamo festeggiato. Io lo trovo una cosa giusta, piacevole, da fare insieme ai propri cari, alle persone a cui si vogliono bene. Dunque nessun senso di colpa. Sento parlare di sensi di colpa, di sgarri, non si usano, no, assolutamente. Tranquillità, abbiamo festeggiato un momento che va festeggiato. È giusto festeggiare, è giusto dedicarsi agli affetti e anche alla tavola, perché no? Adesso vediamo come rimettersi in forma. Sulla mano chi si sente un pelino appesantito dopo le feste. Vuoi un po' che si è persa la routine, perché ovviamente, uno va in palestra e uno cammina, una cosa cioè quella l'abbiamo persa completamente. Siamo magari andati via e poi è pur vero, abbiamo sballato gli orari del sonno, perché anche questa è una cosa che fa sul fisico, abbiamo mangiucchiato qualcosina di più. Allora, abbiamo sicuramente cambiato le nostre abitudini che avevamo prima delle feste. Ci siamo ritrovati a tavola con parenti, amici, con persone a cui volevamo bene e sicuramente abbiamo leggermente esagerato. Cosa fare adesso? Innanzitutto darsi un obiettivo. Il dopo le feste l'abbiamo detto per tanti anni, adesso facciamolo per davvero. Iniziamo da subito il Mh. nostro rimettersi in forma. Con tre passaggi. Il primo, ridefinire la nostra alimentazione. L'attività fisica e, come hai detto te, il ristoro, il sonno, la tranquillità. Il primo è riequilibrare dal punto di vista dell'alimentazione. Non dovranno mancare verdura e insalate, perché? Perché ne avremo mangiate sicuramente di meno. Il Natale, le festività porta al dolce, dunque dovremmo averli sia a pranzo che a cena sempre presenti. La nostra quota proteica che dovrà essere carne, pesce, uova. Per chi sceglie uno stile di vita vegetariano, vegano, può anche rivolgersi alimenti come il tofu, come il quorle, come il tempeh, come il seitan e non deve mancare la parte altra della frutta. Io consiglio sempre frutti come frutti di bosco, fragole, anche se non siamo in stagione, come kiwi. L'attività fisica. Cominciamo anche semplicemente delle camminate. Non serve correre in palestra. Per chi non piace, beh, non ci deve essere la corsa, la palestra alle 3 ore al giorno. Incominciamo con delle belle camminate, che è sempre meglio che stare a casa. Poi possiamo andare in una palestra, possiamo andare in un centro sportivo, fare un piano di allenamento insieme a un personal trainer che va sicuramente bene. Ma intanto cominciamo a muoverci da casa, perché sicuramente fra parenti, amici, televisione, auguri, siamo rimasti più sul divano che altro per le feste, come capita sempre. E dopo prendiamoci il tempo di riposare. Le feste portano anche un certo, fra virgolette, stress, parenti che arrivano, ultimo dell'anno, primo dell'anno, dunque abbiamo un susseguirsi. Non è che abbiamo tanto tempo di riposare, tante ore in cucina a preparare, dedichiamoci al riposo, a noi stessi. Le nostre ore di sonno, veramente di sonno, senza televisione, cellulare o quant'altro, il modo per recuperare. Una cosa mi viene in mente, anche in questo periodo potrebbe essere interessante aggiungere alla dieta qualche cibo, usiamo la parola generica, disintossicante. Certo, senza dubbio. Bisogna sempre capire che l'insieme dei cibi non è Mh. un cibo che fa la differenza. Oggi è molto in voga e giustamente l'avocado, che è un cibo, un grasso buono, un cibo che aiuta molto, molto versatile anche in cucina, lo puoi abbinare dal dolce al salato, però non è un cibo che fa la differenza. Dunque dobbiamo cercare una serie, una qualità, una quantità di cibi che insieme ci aiutano per quello che te chiami giustamente disintossicazione o meglio ancora disinfiammazione, perché sicuramente dopo le feste un po' di infiammazione ce l'abbiamo, qualche chiletto l'abbiamo messo su. Il mio consiglio è verdura di tipo verde, come può essere la lattuga, la rucola, la scarola, la riccia, spinaci come le zucchine. Frutta, come ti ho detto prima, frutti di bosco a basso contenuto di fruttosio. La frutta gioca un po' qualche scherzo, frutte che vanno comunque bene come le banane, le pere, hanno un elevato contenuto di fruttosio. Un consumo continuo, costante, non è che ci faccia proprio benissimo. Scegliamo quel tipo di frutta che abbia molto ricco in fibre e poco fruttosio. Allora mi viene in mente i lamponi, il ribes, le more, i mirtilli, il limone,
il lime, hai il kiwi che ha un quantitativo di fruttosio abbastanza importante, ma un ottimo contenuto di vitamina C. Un mandarino, un'arancia, anche qui il fruttosio è presente, però un quantitativo di vitamina C c'è ed è importante. La carne, come sempre carne bianca, io consiglio anche una volta a settimana carne rossa, io consiglio sempre una volta a settimana a chi piace, perché so che a molti non piace la carne di cavallo. Un grande quantitativo di ferro, un'ottima carne. Non disdegniamo le uova, almeno 3-4 uova a settimana. Per chi ha piacere di mangiarle, consiglio sempre un tuorlo abbastanza liquido, un bianco ben cotto, questo è importante. E se vogliamo fare la prima fase di disinfiammazione, di disintossicazione, una bella idratazione con l'acqua. Acqua, bere abbondante acqua durante il giorno. Se poi abbiamo difficoltà nel mangiare, nel reperire, nell'avere frutta e verdura fresca, allora lì consiglio un'integrazione di un multivitaminico, di un integratore con vitamine e sali minerali. Quello che si fa, Cristina, deve essere un insieme di cose, non è che un alimento sia sufficiente in bene o in male a stabilizzare quello che è il nostro organismo, quello che è il nostro benessere, ma un insieme di alimenti è uno stile di vita. Mi viene in mente il riso. Il riso consiglio il basmati o se, per chi pratica un'attività sportiva intensa anche un riso integrale o un riso rosso dalla Camargue. Un riso basmati, un riso Carolina, un riso profumato 1 o 2 volte a settimana può aiutare molto. Può farci bene, può darci una giusta carica, per chi fa sport può darci un ottimo recupero, che non sia una cosa di tutti i giorni. Io non lo consiglio il carboidrato tutti i giorni. Quindi diciamo quante volte a settimana compendiando pane, pasta e riso. Io lo inserisco a 2 o 3 volte a settimana, non di più. Preferisco altre fonti di carboidrati, come sono le verdure, per esempio, o la frutta, un certo tipo di frutta. Ricordiamoci che il carboidrato non è solo pane, pasta e riso, ce l'abbiamo nella verdura, ce l'abbiamo nella frutta, dunque ce li abbiamo i carboidrati. Pasta, pane, riso, preferisco sempre quello integrale, sempre 2 o 3 volte a settimana. E le patate come mi muovo? Le patate hanno una fonte ricca di vitamina C, hanno un indice glicemico abbastanza alto, soprattutto il purè di patate. Allora cosa fai? Se proprio è un alimento che ti piace, un paio di volte a settimana, diciamo il lunedì e diciamo il venerdì, la arricchiamo con dei semi di lino, semi di sesamo, semi di chia, diamo qualche fibra in più. Magari qualche erbetta tritata, prezzemolo, rosmarino, basilico, e facciamo un 120 grammi il lunedì e un 120 grammi il venerdì, diciamo così, da abbinare magari non a una proteina, magari abbiniamo a una verdura, facciamo una ratatouille, zucchine, carote, zucchine, peperoni, melanzane, ci abbiniamo delle patate con dei semi di chia, saltate con dell'olio d'oliva o con del burro chiarificato con dei semi di chia. Io sono E... una consumatrice di semi, che ha detto così sembra una gallina, ma va bene uguale. Come mi muovo quei semi? Io li mangio la mattina, li metto nello yogurt, perché così ho il mio fisso, diciamo, proprio abitudinario. Mi piace anche nell'insalata, però appunto va a finire che poi nell'insalata non è quotidiana la cosa. Conviene i semi, appunto, piazzarli una volta al giorno in modo fisso e stabile, così ho un apporto quotidiano, magari vario i semi, oppure anche questi può andare bene 2 o 3 volte a settimana. Cosa è preferibile? Io li consiglio una volta al giorno, Ok. nell'insalata o nella verdura. Anche alla mattina, volendo, nello yogurt, in uno yogurt magro, perché no? Il seme è importante che siano tritati, perché è lì che vengano assorbiti maggiormente. Dunque, nello yogurt alla mattina, in una minestra, in una zuppa, in una vellutata, con delle verdure sopra l'insalata, lo consiglio sempre. Arricchisce in fibre, arricchisce in grassi buoni, dà sazietà, è un alimento che non dovrebbe mai mancare, non ce ne vuole tantissimo, bastano quei 25-30 grammi al giorno. Sono facilmente reperibili oggi nei supermercati, nei negozi. Naturalmente cerchiamo di avere un prodotto di qualità, guardiamo anche un attimino da dove arriva, leggiamo un attimino le etichette, ma è un alimento che io non faccio mai mancare. E se tu li consumi già la mattina, secondo me fai bene, perché aiutano tanto. E insieme ai semi allora ti inserisco la frutta secca, noci, nocciole. Tanto li vendono già anche in mix, quindi ogni tanto si può variare perché comunque hanno il loro gusto, per cui magari ecco sempre lo stesso, ci si annoia. Triturati bene anche per fare delle farine, per fare una panificazione, per fare dei dolci. Una domanda sveltissima con un dato. Liquidi, quanti ne dobbiamo bere
nel senso che se è un tè, una tisana o l'acqua ci rendiamo conto di quanta ne beviamo. Quanto liquido c'è in realtà poi negli altri alimenti e quanto può incidere. Per cui che minimo di acqua barra tisana barra liquidi verificabili devo tenere per stare tranquilla e quanto altri cibi ne contengono e quindi fare un mix del totale. Io direi sempre almeno 2 litri di acqua al giorno. Okay, bisognerebbe anticipare la sete. Vuol dire, ci prendiamo la nostra bottiglia da 1 litro e mezzo, 2 litri, la teniamo con noi sul lavoro, a casa e ogni tanto sorseggiamo un po' d'acqua. Consumeremo 2 litri d'acqua in pochissimo tempo, ve lo dico e senza nemmeno accorgersene. Il restante litro di acqua che ci vorrebbe lo ricaviamo dagli alimenti. Da quali? Frutta e verdure in special modo. Sono ricche di acqua. Oltretutto, se vengano cotte delle verdure in acqua dopo averle ben lavate, ben asciugate, possiamo tenere l'acqua di cottura per fare una minestra, una zuppa, una vellutata e abbiamo ancora liquido a disposizione, dunque non disperdiamo nemmeno i nutrienti in una verdura e abbiamo il quantitativo che ci serve. Ricordiamoci che il cibo come frutta, verdura, insalata ci dà un bel quantitativo di acqua, un bel quantitativo di liquido. Il resto dobbiamo berlo. Se invece noi non abbiamo la disponibilità, non ci piace, non è da tutti mangiare verdura e insalata, non piace a tutti, in questo caso almeno 2 litri e mezzo di acqua al giorno, magari arricchito con un multivitaminico. Ecco, il discorso degli integratori, siamo in una stagione in cui comunque frutta e verdura fresca ce n'è meno e quindi ci annoiamo anche un pochino. Chiaramente tu dici mangia l'insalata, intanto che d'inverno ci viene un pochino meno perché il corpo tende a altri alimenti. E poi comunque obiettivamente nell'esserci meno varietà, io penso all'estate si fa una bella insalata colorata, ci sono, non so, i ravanelli, quelli di tutti i colori, insomma ci viene voglia. D'inverno, ecco, forse un pochino meno e poi si prediligono le verdure cotte che sappiamo con la cottura contengono chiaramente meno vitamine. Quindi un integratore può avere senso, possiamo tra virgolette andare in farmacia e prenderne uno generico, conviene comunque rivolgersi a un medico anche per una cosa che da consumatore io sento così blanda, tra virgolette, cioè se sto bene non mi viene andare dal medico, fare l'analisi del sangue e l'integratore, cioè perché le faccio una volta all'anno siamo a posto. Quindi tecnicamente posso andare in farmacia a prendere un integratore generico multivitaminico, come mi devo muovere? Noi in base poi agli studi che sono stati fatti, tutti non li conosco chiaramente, però in base a quello che anch'io studio, dobbiamo renderci conto senza allarmarci che una carenza vitaminica ce l'abbiamo in moltissimi di noi, soprattutto di vitamina D per esempio, che non possiamo integrare solo con gli alimenti. Quello che noi mangiamo non è che assorbiamo tutti i nutrienti al 100%. Dunque dobbiamo valutare l'idea anche di rivolgersi a un integratore quando serve. Come faccio a sapere se mi serve o meno un integratore? Innanzitutto mi baso da quello che ho davanti. Mi faccio una piccola lista, scrivo quello che ho mangiato durante la giornata e mi rendo conto di cosa ho inserito nel mio organismo. Se ho patologie di qualunque tipo, rivolgersi sempre a un medico. Diabete, io ho problemi di tipo renale, posso assumere integratori, che tipo di integratori? L'integratore che io consiglio sempre è un multivitaminico che abbia presenza di magnesio, importantissimo, potassio, sodio, perché sono microelementi, oligoelementi che servono veramente tanto, soprattutto nel caso si faccia un'attività fisica, un lavoro dispendioso di energia, un multivitaminico aiuta tantissimo. Dove lo acquisto? In farmacia, ce ne sono molti anche nei supermercati, leggere bene le etichette e rivolgersi a un professionista, qualcuno che li usa, che li sa consigliare, naturalmente specificando di che qual è la nostra giornata, qual è il nostro iter e facendoci consigliare qual è il migliore per noi. Questi 10 giorni di festa hanno fatto, però non hanno, si presume, creato disastri. Su di me un pelino, vabbè, io son magretta, va bene, però ho iniziato un mese fa andando a Napoli e son rimasta scioccata come ho messo su 2 chili e mezzo in 4 giorni. Quindi in realtà quando si sgarra e si segue un'alimentazione comunque gustosa, però ricca, soprattutto con molti fritti, io quello che ho notato, che io di solito non mangio fritti, lì effettivamente ho un pochino sgarrato, lì la gola l'ha fatta da padrone. Allora mi domando, nel non aver fatto comunque ovviamente grossi disastri, mi rimetto
in regola con un'alimentazione giusta. Non devo fare una dieta, cioè avere un apporto di calorie minore rispetto al mio consumo, oppure devo farla? Ecco, o lascio correre e nell'arco di un mese, seguendo una alimentazione giusta per me, vado a scorrere. E quanto ha senso la cosiddetta terapia d'urto per smontare un po' di peso, o quanto è più sano per il corpo una cosa più nel tempo, ecco, più morbida? È una bellissima domanda. Se abbiamo esagerato prima, non ce ne facciamo una colpa, ma sicuramente potremmo aver commesso degli errori dovuti alla festività, come abbiamo detto prima. Se dopo mi faccio una dieta restrittiva, molto restrittiva, comincio a quasi a non mangiare più niente, faccio sommo un errore a un altro. Adesso è il momento che devo rimettermi in forma. Serve uno stile di vita. Come si programma uno stile di vita? Con un professionista, cui spieghi com'è la tua giornata, spieghi che cosa vuoi ottenere, quali sono i tuoi obiettivi, e deve essere un percorso che si adatta alla persona. È un percorso fattibile, ricordiamoci questa parola fattibile. Se io do un percorso nutrizionale molto restrittivo a una persona che lavora a contatto con gli alimenti, pensate a me, sarà difficile che lo segua. Devo sempre fare un percorso che la persona possa fare, possa mettere in pratica. Le diete restrittive, quelle che ci buttano giù di peso all'improvviso, saranno anche, fra virgolette, utili nel momento, ma si riveleranno in molti casi, in moltissimi casi, dannosi nel medio e nel lungo termine. Riprenderemo quello che abbiamo perso. Cerchiamo lo stile di vita, non la dieta, qualcosa che posso fare nel tempo e che mi piaccia, a meno che non abbia patologie e debba intervenire in maniera importante e repentina, in questo caso provvede il medico. Poi le terapie d'urto, come le chiami tu, faranno più danni che altro, perché tanto non le potremmo seguire. L'importante è che noi capiamo che non ingrassiamo da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. È lì che dobbiamo prendere stile di vita. Non saranno 10 giorni che ci cambieranno, ma 10 mesi sì. Dunque incominciamo ora. E uno stile di vita, ricordiamocela questa parola, perché quando sentiamo dieta non è piacevolissimo, io me ne rendo conto. Creiamoci uno stile di vita e lo porteremo nel tempo e non ci darà nessuna fatica e ci darà invece grandi risultati. L'attività fisica, ci sono degli orari in cui te rende di più e a seconda di che tipo di attività? Perché ad esempio io d'estate sono molto portata, avendo la piscina, a fare acqua gym tutte le mattine, faccio un quarto d'ora, 20 minuti prima di colazione. Brava. In questa stagione faccio Pilates, sempre quei 10 minuti, un quarto d'ora, cioè non è che faccio 2 ore la mattina, però devo dire che un pelino mi pesa. Di contro, se non la piazzo alla mattina, va a finire che poi mi scorre la giornata e se tipo sono fuori la sera o se ho un programma differente, cioè salta completamente il discorso di farlo. Quindi a seconda dell'attività, in che momento della giornata mi rende di più, dove mi conviene comunque piazzarlo in modo appunto di avere una regolarità, perché poi il senso è quello, è inutile che io faccio 3 ore in palestra un giorno a settimana, poi un cavolo tutto il resto della settimana. E naturalmente rivolgersi a un personal trainer aiuta moltissimo. Io vi do le indicazioni in base ai miei studi, a quello che io conosco. Gli allenamenti, cominciamo, massimo di 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, ma massimo. Dopo il fisico non realizza più, non reagisce più. Lo affatichiamo e basta. Dei buoni allenamenti di 1 ora, belli intensi, sono più che sufficienti 3 volte a settimana. Io consiglio la mattina a digiuno, come hai detto tu Cristina, è un ottimo momento. A digiuno, massimo un caffè o una tisana senza zucchero, e lo facciamo a digiuno, andiamo a mangiare dopo colazione. È veramente un momento importante e fa veramente bene. Oppure finito il lavoro, lo studio, nella fascia oraria che va dalle 5 e mezza della sera alle 17:30 alle 20, dove dopo andiamo a mangiare, però abbiamo poi il tempo per la digestione prima di andare a dormire. Per quello che è una giornata tradizionale, poi non so, magari ci sono persone che lavorano di notte, penso agli infermieri, magari fanno un certo tipo di alimentazione, un allenamento alla sera, poi vanno al lavoro. Naturalmente la mattina sarebbe il momento migliore, a digiuno, dove veramente diamo una fase ristoratrice al nostro organismo. Io lo faccio sempre a digiuno l'allenamento, io lo faccio alla mattina, sempre a
digiuno. Naturalmente, se si tratta di un allenamento e se si tratta di un'attività fisica o sportiva per ristorare, per rimettersi in forma, va benissimo. Se invece ci sono persone che lo fanno per determinati scopi, io penso all'ipertrofia muscolare, all'aumento di massa muscolare, beh, a digiuno non potrai avere delle grandi prestazioni, questo è chiaro. E dunque dovrei fare un altro programma. Mentre nel nostro caso, di cui stiamo parlando oggi, ci rimettiamo in forma dopo le feste, a digiuno 3/4 d'ora, un'ora di allenamento è bellissimo e fa veramente, veramente tanto bene. Quindi il senso è: cerchiamo di avere una vita sana, regolare, un'alimentazione giusta per noi, per le nostre esigenze, dell'attività fisica, e poi godiamoci tutti quelli che nell'arco dell'anno vengono di periodi un pochino differenti. Se siamo via in vacanza, cioè godiamoci anche il cibi del luogo, tanto non è che stiamo in vacanza 6 mesi, giusto? Esattamente. Poi arriveranno le vacanze estive, vorremmo essere tutti in forma per la famosa prova costume. Non sarà quello il momento è adesso per stare in forma noi fisicamente. La prova costume è un di più. Le persone che arrivano da me a giugno e in un mese pretendono di perdere 10 kg perché vanno in ferie, io gli rispondo: non faccio al caso tuo. Rivolgiti a un altro professionista. Non tratto quelle cose lì, tratto cose fattibili che fanno bene alle persone, che le tengono in salute, non che le distruggono. Ringraziamo Gianluca per questa intervista di inizio anno in cui abbiamo fatto chiaramente un pochino il punto della situazione. Grazie a te Cristina, un saluto a tutti. Potete rivolgervi a Cristina, potete contattarmi se avete voglia di intraprendere un percorso. Cristina, grazie, un meraviglioso 2024 per tutti noi, per me, per te, per i nostri telespettatori, per chi ci segue. Un augurio che chi ci segue, che chiunque possa trovare nel nuovo anno quello che va cercando. Oramai Gianluca è diventato affezionato del canale, trovate nel commento fissato in alto chiaramente il link per contattarlo. Se vi è piaciuta l'intervista, ce ne sono altre, sia di Gianluca sia di N simpatici generi sul canale, potete iscrivervi, ma soprattutto cliccate la campanella, perché con quella riceverete una mini notifica non invasiva di tutto quello che esce, e potrete scegliere quello che vi piace, quello che vi incuriosisce e quello che non vi piace. Ditemelo lo stesso, che va bene, e lo cambieremo. Buon anno a tutti. Grazie, ciao Cristina. Ciao.